Ciao Martina, ciao Vanessa, grazie per aver accettato questa intervista per il nostro progetto Career Gardener. Prima di iniziare vi chiederei di presentarvi, quindi chi siete e qual è il vostro ruolo all'interno del progetto Quid. Ciao a tutti, grazie a voi per questa opportunità. Io sono Martina Liviero e sono la responsabile marketing e comunicazione di Progetto Quid. Ciao a tutti, grazie di questa opportunità. Io sono Vanessa Cento e mi occupo di marketing e comunicazione con Martina. Dunque, ci raccontate un po' Quid, che cos'è, che cosa fate, come lo descrivereste in poche parole? Quid è questa splendida realtà, è un'impresa sociale, una cooperativa di tipo B che dal 2013 crea moda sostenibile ed etica, dando nuove opportunità di lavoro e di percorsi di inclusione lavorativa per donne e più in generale per persone che hanno avuto un passato di fragilità. La nostra particolarità è che oltre al tema dell'impatto sociale abbiamo un occhio di riguardo anche proprio per il tema della sostenibilità ambientale, in quanto tutte le nostre creazioni, o perlomeno la maggior parte, derivano dall'utilizzo di eccedenze tessili che derivano dai distretti tessili italiani e da nostre aziende partner che ci donano del tessuto che per loro è un tessuto di eccedenza dei loro magazzini. Dunque, l'obiettivo del nostro progetto è aiutare i giovani a poter considerare l'aspetto della sostenibilità all'interno del loro percorso di carriera. Ciò significa non solo lavorare nella transizione verde, quindi essere un ingegnere ambientale, ma poter cercare di portare all'interno di un qualsiasi lavoro il valore della sostenibilità. Un po' ce l'hai già raccontato, quindi come fate, lavorando soprattutto sui tessuti in eccedenza, com'è che riuscite a portare la sostenibilità all'interno un po' di tutte le vostre diverse aree, come lavorate questi tessuti e se ci sono delle sfide rispetto a lavorare con i tessuti che vengono donati rispetto a magari acquistarli nuovi o deciderli voi, insomma, quali volete. Sì, allora in Quid, per definizione, il nostro modello di impresa coniuga sia un tema di sostenibilità ambientale con un tema di sostenibilità sociale, quindi un tema di inclusione e di attenzione all'inclusione, anche di soggetti più fragili che rischierebbero invece l'emarginazione del mercato del lavoro all'interno invece di una realtà che appunto produce moda e accessori. L'approccio, alla sostenibilità possiamo dire che quindi pervade tutta l'organizzazione anche nei piccoli processi quotidiani. Stiamo cercando di digitalizzare quanto più possibile anche l'utilizzo di documenti e strumenti di lavoro, quindi abbandonando gradualmente anche per esempio la carta, ma ciò che ci distingue maggiormente è appunto l'attenzione al riutilizzo di eccedenze tessili. Sappiamo che la moda è uno dei settori che di più nel mondo inquina per spreco di tessuti e anche di indumenti che vengono poi gettati dopo pochi utilizzi. Quello che cerchiamo di fare è di dare nuova vita alle persone, ma soprattutto anche ai tessuti in questo caso, coniugando questi due aspetti di sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale. Per Quid utilizzare eccedenze tessili vuol dire rimettere all'interno di un ciclo produttivo tessuti che altrimenti sarebbero stati abbandonati o conferiti come rifiuto da il precedente ciclo produttivo. Quindi questo significa veramente portare all'interno di un ciclo di economia circolare tessuti che altrimenti non avrebbero avuto altro che il destino del rifiuto. In questo senso Quid porta avanti parallelamente quindi sia il tema dell'economia circolare con un tema di inclusione e di percorsi lavorativi. Possiamo dire quindi che cerchiamo di avere e di abbracciare la sostenibilità in tutti i suoi ambiti, quindi sia da quelli più tradizionalmente intesi, legati per esempio all'attenzione all'ambiente per il risparmio energetico, ma proprio di avere un impatto positivo sull'ambiente e sulla società attraverso il nostro operato. Questa è un po' la nostra missione da sempre, nel senso che il progetto Quid nasce da un'intuizione. Di fatto l'intuizione di una donna giovanissima, perché Anna Fiscale, che è la nostra presidente fondatrice, aveva 25 anni quando ha avuto questa intuizione, nasce proprio da questo desiderio, in qualche modo di
abbracciare o di colmare, se così si può dire, due fragilità del sistema. Uno del sistema mercato del lavoro, che esclude i più fragili, i più vulnerabili, o che spesso li rende visibili in qualche modo, e l'altro invece è quella fragilità di un sistema moda che spreca, che produce tanto, per cui unisce queste due anime. Noi diciamo sempre che il nostro motto è quello di trasformare i limiti in punti di partenza. Quindi ecco, questo un po' per chiudere, ecco, il cerchio, anche raccontando la nostra storia. Vi chiederei a questo punto quali sono un po' le maggiori difficoltà che riscontrate nel tenere in piedi questo equilibrio di attenzione alla sostenibilità, all'inclusione e comunque la necessità di produrre per, diciamo, poter andare avanti con la vostra realtà, e quali sono un po' le difficoltà e anche quali sono forse i punti di forza che invece vedete. Allora, diciamo, proprio per definizione noi siamo un'impresa sociale, quindi racchiudiamo al nostro interno una fortissima vocazione legata proprio ai temi dell'inclusione, della diversità e dell'attenzione a soggetti appunto fragili e a rischio emarginazione, con una vocazione imprenditoriale legata proprio all'aspetto produttivo della nostra realtà. Quindi nel nostro laboratorio di Avesa andiamo a confezionare, produrre, progettare sia capi di abbigliamento che accessori per il mercato retail, ma anche e soprattutto sempre di più per le collaborazioni con le imprese. Questo per noi vuol dire, da una parte, come accennavi, coniugare una forte attenzione a quelli che sono le nostre colleghe e i nostri colleghi che per oltre il 70% hanno un vissuto di fragilità. Quindi vuol dire anche dotarsi di strumenti che sono diciamo esclusivi di Quid nell'approcciarsi al mercato del lavoro, dando un supporto di tipo pedagogico, psicologico, proprio all'interno delle mansioni lavorative. I nostri modelli, come già accennava Martina, i modelli di formazione sono dei modelli che, passatemi un po' la metafora ovviamente della moda, sono cuciti addosso alle nostre persone. Sono dei modelli 3 in 1, per cui c'è una parte ovviamente che è strettamente legata alla formazione professionale tecnica, per cui ci sono dei percorsi peer-to-peer o dei percorsi anche di train the trainer, no? Quindi le risorse inserite all'interno del laboratorio possono non aver mai avuto un'esperienza lavorativa, così come in realtà possono invece avere tante competenze che devono in qualche modo essere esplorate nuovamente. Ecco. Una seconda parte, un secondo pilastro è il nostro accompagnamento welfare, quindi un accompagnamento sia pedagogico, di pedagogia inclusiva diciamo, che anche un accompagnamento propriamente burocratico, per cui c'è una welfare officer presente costantemente in Quid che accompagna i colleghi e le colleghe in quelle che possono essere delle difficoltà legate appunto alla burocrazia, piuttosto che all'assistenza sanitaria, al banking online. Poi ci sono tantissime tematiche ovviamente che necessariamente devono essere in qualche modo esplorate, a cui noi diamo supporto, e poi c'è anche la possibilità ovviamente per chi lo desidera, quindi mette a disposizione una psicoterapeuta, per cui uno sportello di supporto psicoemotivo per chi appunto sente questa necessità magari di approfondire o semplicemente di esternare delle tematiche, dei nodi che ancora devono essere sciolti. Ecco, questo è un po' il nostro modello molto peculiare, di cui ecco andiamo anche abbastanza fieri e che insomma cerchiamo di portare avanti al meglio. Cercate di abbracciare più bisogni del personale. Dunque abbiamo visto come riuscite a coniugare i valori della sostenibilità e i valori dell'inclusione all'interno della vostra realtà. Quali consigli vi sentite di dare magari a aziende che possono essere simili alla vostra o altre realtà che uniscano un po' questi due fattori nel difficile percorso di unione di questi due valori? Sì, allora quello che sicuramente possiamo dare come consiglio a tutti, quindi sia diciamo altre imprese sociali o anche aziende del mondo diciamo
tradizionale, corporate, con le quali anche già collaboriamo, è sicuramente quello di sperimentare, di andare oltre quelle che sono le normali etichette che siamo abituati ad utilizzare per diciamo, le risorse, che siano esse risorse fisiche, risorse umane, e soprattutto l'invito è quello di venire a trovarci a Verona, ad Avesa, per capire appunto come tutto questo in realtà è parte della nostra quotidianità e può diventare anche proprio parte della quotidianità di altre aziende collaborando con noi.